Perché ogni musicista elettronico dovrebbe improvvisare? Questo è un argomento che mi frulla nella testa da un bel po' ultimamente, perché da quando ho iniziato a improvvisare mi ha completamente cambiato la prospettiva riguardo alla creazione di musica elettronica e ho individuato tre principali motivazioni per cui improvvisare è effettivamente qualcosa che secondo me ogni artista dovrebbe cimentarsi a fare. Ora, quando parlo di improvvisazione non mi riferisco necessariamente a improvvisazione con setup hardware. Questo non è un video in cui vado a discutere di DAW, DAW-less e altre cose del genere. Si può improvvisare benissimo utilizzando una DAW e un controller e si può comporre e programmare la musica utilizzando un setup hardware. Qui parliamo proprio del concetto di premere play sui tuoi sequencer e creare il brano mentre suona, quindi di eliminare tutta quella parte di programmazione delle sequenze fatte a priori dall'esibizione. Quindi, quali sono questi motivi? Il primo, che probabilmente è anche il più importante, è che improvvisare ti porta a fidarti della tua mente creativa. Questo è il perché ho dato questo nome al mio primo video di improvvisazione. Proprio perché era quello che mi passava per la testa in quel momento. Perché quando noi improvvisiamo è un grande atto di fiducia che noi facciamo nei confronti della nostra mente creativa. Perché in pratica stiamo dicendo a noi stessi che quello che facciamo è buono abbastanza, è abbastanza valido per essere sentito. Sapete, quando si sta programmando, si sta componendo in Ableton o sui vostri sequencer, che si crea una sequenza, si crea un drum loop, quello che volete, lo si ascolta per un bel po' e poi si pensa lo posso fare meglio, allora si preme pausa, si rivedono alcune cose, si cambiano i suoni, si cambia il pattern e si va avanti così per un po' e si perde tutta la giornata. E invece quando improvvisiamo questa cosa non la possiamo fare più di tanto, perché noi stiamo creando musica al momento, quindi noi siamo costretti a premere play, creare il nostro pattern di batteria e farcelo andare bene. E una cosa che mi sono reso conto è che rivedendo i miei vecchi video o comunque riascoltando le mie improvvisazioni, quel pattern di batteria che mi sembrava tanto noioso in quel momento funzionava perfettamente con il brano che stavo andando a eseguire in quel momento. Quindi sotto questo punto di vista improvvisare ci può portare molte volte a riflettere sul fatto che tanti brani che abbiamo abbandonato durante le nostre composizioni, brani su cui magari abbiamo passato ore senza andare da nessuna parte, era proprio perché, o almeno questa è quella che è stata la mia esperienza, quei brani effettivamente li ho abbandonati anche se ci ho lavorato tante ore, perché in quelle tante ore non li stavo migliorando, li stavo rovinando. Per fare meglio ho snaturato l'idea originale, arrivando ad avere una schifezza obiettivamente. Certo, improvvisando non è assicurato che avremo sempre cose buone. Qua arriviamo al secondo punto, cioè improvvisare ti fa fare pace col fatto che farai delle schifezze. Detto così è orribile, però è la verità. Perché tutti noi, artisti, non possiamo fare sempre cose perfette. Sbagliamo, creiamo brani mediocri, brani buoni, brani che sono inascoltabili, e questo va assolutamente bene. Però io personalmente, nelle mie composizioni, ho sempre litigato per parecchio tempo con questa cosa, e improvvisare obiettivamente mi ha cambiato molto la prospettiva sotto questo punto di vista. Perché quando improvvisi, soprattutto quando improvvisi registrando quello che stai facendo, sei costretto a accettare che ogni tanto non sei pienamente concentrato su quello che stai facendo, sei distratto, stai creando cose giusto per, senza troppo pensiero dietro, vengono fuori brani che non sono niente di speciale e impari ad accettare che questo va bene. Infatti in uno dei miei ultimi video di improvvisazione succede proprio questo. Per il mio personale gusto non era niente di che quella performance. Va bene così e a volte serve anche
registrare, avere qualcosa di niente di che tra le mani, piuttosto che vergognarti, eliminare subito il file e fare finta che questo non sia mai successo, proprio perché a volte può anche essere un modo di imparare qualcosa e magari renderti conto che tanto schifo veramente quella cosa non faceva. E quindi tutto questo discorso per dire che improvvisare è, a mio avviso, quella che è stata la mia migliore cura per uscire dalla mania del perfezionismo. Un'altra cosa è che l'improvvisazione ti porta a trovare la tua vera voce artistica. Vi racconto un po' la mia esperienza. Io faccio musica elettronica da diversi anni ormai e ho sempre avuto questo problema di rimbalzare un po' da un genere musicale all'altro, da un approccio all'altro. Ho sempre sentito come se quello che facevo mi piaceva abbastanza da continuare a farlo, ma non mi entusiasmava così tanto da dire sì, questo è quello che voglio fare. Improvvisando ho trovato la risposta che cercavo. Stavo facendo la musica sbagliata, perché stavo facendo la musica che mi piaceva ascoltare o la musica che credevo potesse piacere al pubblico. Nella mia esperienza, fare la tua musica basandoti su ciò che ti piace ascoltare e su ciò che piace il pubblico può non portarti da nessuna parte. Perché io personalmente ascolto tantissima house di ispirazione anni 90, underground, UK garage, drum and bass. Questa sono la musica che mi piace ascoltare nel mio tempo libero. E io quando creai questo setup lo creai per poter fare musica house. Solo che man mano che improvvisavo mi sono reso conto che stavo facendo tutto tranne che musica house e musica garage. Poi a un certo punto ho realizzato, forse la musica house, per quanto mi piaccia ascoltarla, non è ciò che la mia mente, non è ciò che il mio me creativo vuole effettivamente fare. Perché molto probabilmente il mio me creativo ragiona in termini ritmici, in termini più propri del linguaggio techno che del linguaggio house o garage. La mia mente ha iniziato a lavorare nel modo in cui vuole lavorare, libera da qualunque preprogrammazione, da qualunque autoimposizione io mi sia fatto. E questa cosa è all'inizio spaventosa, perché mi sono ritrovato a fare dei suoni che io obiettivamente non ascolto, perché io faccio adesso quasi esclusivamente raw techno, hypnotic techno, industrial techno, che io non ascolto più di tanto nel mio tempo libero. Ma quando mi trovo lì a improvvisare questo tipo di musica, la cosa è fantastica. Che è paradossale, ma ha molto senso. Se una volta che ci si pensa attentamente a questa cosa, ha veramente tanto senso. Quindi ragazzi, spero di avervi dato qualche spunto di riflessione e ci vediamo alla prossima.